Ho automatizzato 3 strategie molto famose condivise su uno dei canali YouTube seguiti in Italia e questi sono i risultati. Alla fine del video, se mettete mi piace e vi iscrivete al canale e vi iscrivete, ve la regalerò una. Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Io come sempre sono Dynamic Trader e oggi voglio portarvi un video interessante di 3 strategie che ho automatizzato, rese famose su uno dei canali YouTube molto seguiti in Italia. Adesso vi faccio vedere di cosa si tratta e poi andiamo a vedere sul terminale insomma quali sono i risultati. Qui siamo sul grafico di US 100, che sarebbe del Nasdaq. Questa qua per esempio è un esempio questo della strategia che si chiama ORB, Opening Range Breakout, che ieri ha funzionato ed è andata pure a take profit e ora vi spiego come funziona. Praticamente la strategia sostanzialmente ORB, Opening Range Breakout, funziona che orario di apertura di New York, quindi alle 15:30 ora italiana, il primo quarto d'ora viene segnato, quindi massimi e minimi vengono segnati sul grafico. Cosa succede? Che alla prima chiusura M5 praticamente sopra la linea o sotto la linea praticamente viene aperto il trade. Quindi nel caso di ieri la candela delle 15:30 e quindi fino alle 15:45 il massimo e il minimo sono questi qua segnati in rosso e ad M5 la chiusura è avvenuta sopra in questo preciso momento. Quindi avvenuta la chiusura praticamente si può impostare in due modi e poi vi spiegherò qual è quello che funziona migliore. Un modo è mettere lo stop loss al di sotto della linea e fare un 1 ad 1, ok? E chiudere eventualmente la posizione a fine giornata o comunque quando viene raggiunto il target. Nel caso di ieri sostanzialmente la giornata chiudeva verso mezzanotte e il target è andato molto vicino ma non è stato chiuso. Nel caso mio, per come l'ho impostata, dove lo stop loss va a metà del range, diciamo, quindi ci aggiriamo più o meno in questa zona, sempre 1 ad 1, sostanzialmente il trade va a target quasi subito, ma se uno se la sente anche di impostare il target a 1 a 5, andava a target lo stesso. Quindi automatizzando questa strategia vi farò vedere quali sono i risultati. Un'altra strategia che è stata presentata invece si chiama Gap Fill e questa funziona con l'intera sessione americana del giorno precedente. Quindi verranno segnati massimi e minimi, mettiamolo un grafico ad H1 altrimenti, quindi vengono segnati massimi e minimi di tutta la sessione precedente che parte dalle 15:30 fino alla chiusura alle 22. Di conseguenza andiamo a vedere il massimo qua verrà segnato, mettiamo 30 minuti così riusciamo a fare le cose meglio. Quindi il massimo verrà segnato alle 15:30, inizio delle 15:30 che è esattamente qua, ok? E il minimo verrà segnato alle 22, quindi qua. Quindi cosa succede? Che se mi avesse aperto il giorno dopo sotto o sopra la sessione, quindi facciamo esempio che mi avesse aperto qua, che succede? Io apro esattamente la posizione nel punto di apertura e apro la posizione short fino a colmare il range superiore della sessione precedente. Quindi in questo caso non è successo e non si sono aperti alcuni trade, quindi questa è una strategia che sostanzialmente potrebbe fare meno trade all'anno e andremo a vedere quali sono i risultati anche di questa. L'altra strategia si chiama OPS di Larry Williams, un famosissimo e grande trader che ha fatto percentuali incredibili dimostrate insomma davanti a tutto il mondo. Praticamente funziona che allo stesso modo della gap fill, ma se il prezzo mi apre sopra e va a colmare il gap con la sessione precedente, io aprirò una posizione short in questo caso con il target sul minimo della sessione precedente e con uno stop loss sempre impostato magari possibilmente 1 a 1. Queste qui sono tutte impostazioni che io ho configurato ed ho automatizzato e ora andiamo a vedere sulla piattaforma quali sono i risultati. Ok, quindi chiudo qua. Siamo direttamente sulla mia MetaTrader 5. La prima strategia che andremo a mettere è la prima che ho nominato,
quindi andiamo su YouTube, Orb, Opening Range Breakout, andiamo a selezionare US Tech, che sarebbe appunto il Nasdaq, su uno storico di tick scaricati reali, quindi partiremo sempre dal 2019 ed arriviamo fino a fine 2024 e poi andiamo a vedere quali sono i risultati sull'anno corrente, ok? Questa è la strategia impostata, come sempre ogni tick su tick reali, il ritardo che sarebbe l'ultimo ping al mio server, quindi cerchiamo di essere il più precisi possibili e essere più veritieri possibili con quelli che possono essere i guadagni. Partiamo da un capitale di 50.000 che è un capitale base eventualmente per le prop firm, ok? Chiaramente è tutto correlato, parto con 50.000 sono i guadagni su 50.000, parto con 10.000 sono i guadagni su 10.000 e così via. Quindi andiamo a vedere quali sono i guadagni. Vado a caricare senza nascondere nulla il migliore impostazione che insomma io ho trovato per questo tipo di strategia. Qua ci sono tutti i dati di ingresso. Come sempre vi spiego uno ad uno come funzionano. Il nome è Orb Opening Range Breakout, rischio percento e rischio percentuale che andremo a fare su ogni trade. E qua abbiamo sempre due impostazioni, quindi lo stop loss e il take profit impostati in percentuale del prezzo, quindi lo stop loss sarà a 0,5 del prezzo e il take profit ad 1, e invece abbiamo lo stop loss basato sul range. Quindi se io metterò in questo caso lo stop loss basato sul range, avrò semplicemente lo stop loss sul range dell'opening range, quindi sarà se siamo long sarà sul minimo del range e se siamo short sarà sul massimo del range. E qua vado a mettere il take profit per lo stop loss, quindi se metterò una cifra come 100 avrò un rischio reward, rischio rendimento di 1 ad 1, se metterò 200 avrò un rischio reward di 1 a 2, ok? Qua ho selezionato le impostazioni per mettere una distanza minima del range dove il prezzo può insomma andare ad aprire il trade. Se di 5 minuti mi apre troppo distante dal range del massimo o del minimo, non mi apre il trade perché siamo già troppo distanti appunto. E qui abbiamo la stessa impostazione, scusate, qui è il minimo, quindi se è troppo vicino non me lo apre, e qui è il massimo, se è troppo distante non me lo apre, ok? Qui abbiamo l'impostazione per selezionare che a candela chiusa o a pendenti. Chiaramente questa è una strategia che funziona a candela chiusa, quindi lascerò questa impostazione sempre true, ok? Quindi qui posso impostare quale tipo di candela voglio che mi chiuda e mi apra il trade, e posso impostare dalla candela ad 1 minuto fino ad 1 mese. Chiaramente non ha senso, essendo una strategia abbastanza veloce, quindi lasciamo 5 minuti, che è un'impostazione veramente ottima. Qua ho lasciato sempre dei filtri, quindi abbiamo il filtro per la media mobile, abbiamo il filtro per le Ichimoku, e queste fanno sì che io possa aprire eventualmente i trade seguendo il trend. Quindi se ho le medie mobili incrociate, la media mobile più lenta è sotto, la media mobile più veloce è sopra, avrò il trend rialzista e di conseguenza mi aprirà solo posizioni long. Quindi questi qui sono tutti test da fare, ma io facendo uno screening veloce ho trovato delle impostazioni che sono veramente valide e che ho anche attuato nel mio portafoglio, perché ritrovo che sono strategie che funzionano molto bene, ok? Quindi qui abbiamo anche l'orario del time frame, l'orario del canale, che dovrà essere appunto in apertura americana. Qui c'è scritto 16:30, 16:45 perché l'orario del server è diverso sul broker, ma l'orario italiano è 15:30, 15:45. Quindi queste sono assolutamente impostazioni da lasciare, altrimenti si fanno casini. E questo è il time frame di aggiornamento del canale, che serve per aggiornare i massimi e i minimi delle linee tracciate, ok? Qui abbiamo la chiusura oraria, quindi del trade. Se io ho il trade aperto mi andrà a chiudere la posizione alle 21, e qua
è per non far aprire il trade anche sotto. Possiamo lasciare impostazione true se non vogliamo che ci sia solo una direzione, e mettiamo false se invece vogliamo che eventualmente mi apre sopra, mi va a stop, mi apre anche sotto e proseguo con eventualmente il trend, se così fosse. Quindi sono tutte impostazioni personalizzabili e testabili, tranne quelle dell'orario, altrimenti sicuramente non funziona, non è un opening range, ok? Qua ho messo anche la possibilità di attivare il break even ad una percentuale verso il take profit. Fa comodo perché eventualmente poi il prezzo di tracciasse, invece mi va a stop o mi va in perdita, semplicemente chiudo la posizione in pari, quindi io non perdo nulla. Stessa cosa per il parziale, alla distanza percentuale del prezzo in guadagno io vado a prendermi un parziale, quindi qua imposto quella distanza percentuale, quindi al 50% verso il take profit mi darò il 50% della posizione. Anche questa è una cosa molto comoda. Abbiamo il solito trailing stop che possiamo impostarlo aggressivo nel momento in cui vogliamo che nel caso in cui appunto mi chiuda la posizione sopra, attivo il trailing stop personalizzabile da me, e in questo modo insomma possiamo possiamo impostarlo un po' in modalità più scalping, ok? E qui ho anche aggiunto un filtro notizie che ci permette di selezionare le notizie, quindi se io metto true io avrò una casellina con tutte le notizie che sono insomma presenti nelle ore a venire, e qui potrò selezionare intanto le currency, quindi il tipo di notizie che io voglio, quindi se voglio le notizie che siano in dollaro americano, in euro o in sterlina potrò selezionarle, ok? Semplicemente scrivendo gli abbreviativi. Qui io andrò a vedere minutes before e minutes after. Io posso selezionare quanti minuti prima voglio che la posizione venga chiusa. Se c'è una notizia imminente, la posizione aperta 30 minuti prima già me la chiude, ok? Qua look ahead sono le ore in cui vado a controllare le notizie, quindi da ora a 12 ore in avanti io vedo quali notizie ci sono e le seleziono con news to avoid, dove appunto metto NFP per non fan paranoid, interest rate per gli interessi e quant'altro, quindi posso mettere gli abbreviativi anche qua e selezionerò le notizie in automatico, ok? Quindi molto comodo nel caso in cui vogliamo evitare le notizie. E poi ho due altre impostazioni, quindi vado ad evitare le notizie. In che modo? O chiudo la posizione e mi sposto a break even, quindi chiudo una parte e mi sposto a break even, o chiudo in ogni caso o la posizione o il pendente, ok? Quindi risulta molto comodo. Bene, quindi queste sono le impostazioni. Vado quindi a caricare i dati migliori per questa strategia, che ne ho trovati due, ok? E vediamo quali sono i risultati. Come potete vedere, ho qua il filtro news che ho messo false, quindi non voglio che sia attivo, anche perché non è utilizzabile nei backtest, e vediamo un attimo lentamente come lavora la strategia. Ok, quindi abbiamo un prezzo che mi sta creando insomma valore. Siamo vicini all'apertura, ecco qua, in apertura mi va a segnare massimi e minimi dalle 15, appunto siamo dalle 16.30 alle 16.45. Cosa è successo? Che non mi ha aperto nulla perché ho il filtro delle medie attive e mi deve aprire solo short, ok? Quindi il filtro sta lavorando come deve. Andiamo avanti, velocizziamo. Quindi in questo caso, finché le medie non si sono rincrociate, io non andrò ad aprire long, ok? Possiamo chiaramente anche togliere questo filtro, però come vediamo qua abbiamo un trade che è andato perfettamente a target. Qua invece c'è da stop, intanto siamo ancora in guadagni di 1000 e passa dollari e così via. Questo è andato long perché sicuramente le medie sono al rialzo, esatto, vedi? Quindi abbiamo un expert che ci lavora in questo modo. Quindi vado a togliere la modalità visiva e vediamo come lavora, ok, senza modalità visiva. Come potete vedere abbiamo un grafico che ha un equity line e dei guadagni
nettamente rialzisti, quindi ci piace molto, e andiamo a vedere i backtest. Allora abbiamo una qualità chiaramente che si deve girare sempre tra il 98, 99 e 100%, altrimenti i tick non sono corretti, ok? Un profitto totale di $106.000, quindi ottimo, e un drawdown del 15%. Noi siamo andati a rischiare solo l'1% ad ogni trade, ok? Adesso andiamo a vedere le altre due strategie come hanno performato. Anzi, prima voglio farvi vedere la strategia come ha performato dal 2024 ad oggi, ok? Andremo a selezionare, essendo che i dati di US Tech che partono dal 2025 ad oggi sono corretti sul broker, perché se parliamo di dati tanto storici non sono corretti, se parliamo di dati più recenti sono corretti, perché almeno più o meno un anno di dati i broker li forniscono corretti ad ogni tick, ok? Più o meno. È sempre chiaramente meglio utilizzare i dati scaricati da Dukascopy o piattaforme che scaricano dati tick reali corretti per far sì che non si fanno backtest erronei, ok? Quindi andiamo a vedere quali sono i risultati dal 2024 ad oggi. Eccoci, ebbene, come potete vedere, i risultati sono continuati ad essere persistenti ed ottimi anche in tutto il 2025, quindi dal 2024-12 al 2025 ad oggi abbiamo ottimi risultati. Tra l'altro drawdown veramente basso, un drawdown del 4% e ogni $16.000. Signori, possiamo dire che questa strategia è un'ottima strategia, ok? Quindi andiamo avanti e cambiamo. Bene, andiamo a selezionare, dopo l'orb andiamo a selezionare il gap fill e vediamo sempre i dati di ingresso e come funziona. Allora, il gap fill, come vi ho spiegato prima, funziona nel caso in cui durante l'apertura diciamo asiatica e londinese il prezzo mi si scosta dai massimi e dai minimi della chiusura e apertura americana, io andrò ad aprire un trade verso il massimo o il minimo, ok? Quindi rischio sempre in percentuale. In questo caso avremo sempre lo stop loss in base al take profit, perché il take profit è sempre o il massimo della sessione precedente o il minimo, ok? Quindi in base a questo io andrò a mettere, se metto 100 avrò un rischio di divento 1 a 1, se metto 50 1 a 2 e così via. Ho messo due tipi di impostazioni di TP, che quali sono? Conservativa è verso il massimo. Se io per esempio devo aprire uno short e do il massimo, mettiamo che è qua, e do il minimo della sessione precedente che è qua, ok? E devo aprire lo short, per esempio mi ha aperto qua, facciamo così, questo è anche un gap tra l'altro, che succede? Mi apre subito qua il sell, ok? E mi va sul primo take profit e questo è conservativo. Se io metto aggressivo, il take profit sarà la linea sottostante, di conseguenza questo può cambiare il ledge, ma può risultare anche molto più conveniente, quindi è una cosa da testare, è una cosa che ho testato e vediamo quali sono i risultati. Qua abbiamo il minimo e il massimo di distanza dal range, quindi se il mio gap è troppo piccolo o troppo distante dal range non vado ad aprire trade, perché significa che o è troppo vicino, quindi si farebbe una posizione veramente piccola, si potrebbe andare a rincappare in stop loss non voluti se la posizione è troppo piccola, perché appunto è impostata anche con il take profit, o se è troppo distante, quindi non ha senso perché il prezzo è troppo distante e probabilmente continuerà a salire o non sappiamo quello che succederà. È un filtro molto utile. Qui abbiamo sempre questa qui per esempio non serve perché non è a candela chiusa né altro, ma semplicemente mi apre sopra e mi apre subito la posizione, quindi non c'è bisogno. Ed abbiamo l'orario impostato per creare i massimi e minimi della sessione, anche questo l'orario non va cambiato perché sennò non funziona, perché non è come da strategia, ok? Tra l'altro oggi vediamo anche che potremmo avere anche un potenziale trade con la strategia e in diretta, che sono le 15:59, potremmo andare a vederlo, se essendo che l'apertura qua è stata il massimo qua e il minimo qua 6,55, questa candela a 5 minuti ci sta chiudendo sopra, potrebbe essere un papabile trade, ok? Quindi poi andremo a vedere se eventualmente insomma è un trade che va a take profit o no. Vediamo
Detto questo, qui abbiamo l'orario dell'apertura della sessione, che quindi è quello dove la candela mi va ad aprire il sell o no, e qui abbiamo sempre come prima le medie mobili, che non sto a rispiegare tutto quanto, altrimenti il video si va veramente ad allungare, e sto anche pensando di dividerlo in due perché è veramente lungo, ok? Quindi spiegato tutto questo, andiamo a vedere quali sono i risultati con i dati di ingresso caricati migliori. Quindi carico i dati di ingresso del gap fill ed andiamo a vedere dal 2019 al fine 2024 quali sono i risultati di questa strategia. Sempre tick basato su tick reali e si va. Eccoci. Come potete vedere, anche in questo caso abbiamo un'ottima strategia che ha performato molto bene negli ultimi anni, ed ora andiamo a vedere come ha performato dal 2025 ad oggi, ok? Quindi tutto il 2025. Ora, come avevo detto anticipatamente, abbiamo due tipi di impostazioni, conservativa ed aggressiva. Questa qui è la impostazione conservativa, che ha performato molto bene. Come possiamo vedere, ha fatto $32.000 con un drawdown solo del 7% negli anni, ok? 445 operazioni, quindi non tantissime operazioni, perché questa non è una cosa che si ripete tutti i giorni, ok? Detto questo, andiamo a vedere come ha performato. Come potete vedere, questa qua ha fatto sicuramente non tanti trade, solo 62, ha guadagnato $1.222 con un drawdown del 7%, quindi quest'anno non è stato molto performante per questa strategia con questa impostazione, ma essendo che io appunto ho messo un'altra modalità, che è quella aggressiva, dove il take profit è sotto, quando mettiamo un'altra modalità chiaramente è meglio anche andare a modificare lo stop loss in base al TP, quindi andare ad abbassarlo, perché altrimenti sarebbe troppo largo, no? E verrebbero erosi i potenziali guadagni, ok? In questo caso poi ho anche messo il break even e il parziale, quindi mi andrà a chiudere una percentuale del parziale e andrà a spostare a break even nel momento in cui mi apre il gap, mi incrocia la prima linea, quindi il canale alto o canale basso della sessione precedente, di conseguenza mi sposta a break even. Quindi andiamo a vedere come ha performato con questa impostazione. Come possiamo vedere, quest'anno con questa impostazione sta performando molto meglio, e infatti abbiamo un guadagno di $10.000 con un 9% di drawdown. Questa impostazione è valida solo per il 2025? No, è un'impostazione che è valida anche per appunto dal 2019 al 2024. Quindi andiamo a vedere. Quindi questo tipo di impostazione un po' più aggressiva è stata performante anche dal 2019 ad oggi, fino a fine 2024, ma abbiamo visto quali sono le performance ad oggi, quindi possiamo tranquillamente dire che alla fine dipende da noi quale impostazioni preferiamo scegliere. Quindi anche questo non è assolutamente male, ragazzi. Non pensiamo che raddoppiamo sempre il capitale con queste cifre, perché parliamo di guadagni veri, parliamo di soldi e parliamo insomma di costanza. Quindi il trading è questo, non è la favoletta che vi raccontano, non sono soldi facili, non sono guadagni incredibili, ok? Bisogna sempre unire un po' i puntini, e questi sono i risultati che vengono fuori. Guardiamo le cose con gli occhi corretti e come stanno, ok? Quindi questo è l'altro expert, ed adesso andremo a vedere invece come funziona il nostro Ops, ok? E quali sono i guadagni. Quindi questo, come vi ho spiegato prima, adesso come potete vedere il trade è bello che è partito, e sembrerebbe pure che stia insomma funzionando e andando a target. Andiamo a vedere su TeamViewer di oggi se anche questo trade potenzialmente, tutto in diretta signori, va a target o no. Quindi ci segniamo il massimo e il minimo della giornata odierna, ed abbiamo 15:30, 15 e qui non va bene, facciamo a 30 minuti, 15 minuti, 15:30, 15:45, quindi questo è il massimo e il minimo.
ok? Con l'impostazione che ho impostato io siamo long dalla chiusura a 5 minuti, quindi da questa chiusura qua siamo long con uno stop loss di 0,5, praticamente è molto vicino a questa sessione, ed un target di 1 ad 1. Quindi in questo momento siamo running molto bene. Vediamo cosa succederà mentre continuo a spiegare le cose, ok? Tornando a noi, ops, rischio sempre 1%, percentuale di stop loss in base al TP, stessa cosa, tutte le impostazioni sono molto simili perché sono sono expert che funzionano in maniera simile, min distance e max distance del range, quindi se io ho sempre il prezzo troppo vicino o troppo lontano non vado ad aprire posizioni. La ops però funziona chiaramente quando il prezzo mi va a chiudere sotto comunque il massimo, il minimo precedente, poi mi apre un sell verso il minimo e così via. Quindi in questo caso anche qua questa va assolutamente messa attiva, dove poi noi andiamo a selezionare, no? Anzi, questa impostazione andrò a cancellarla, è importante perché è la candela che mi chiude sotto appunto il range che mi va ad aprire la posizione, quindi in base a come io vado ad impostare questa, l'expert funziona in determinati modi. Quindi questi sono sempre gli orari corretti da lasciare impostati così come sono, e questi sono sempre i filtri a medie mobili, ok? Quindi qua abbiamo sempre appunto i filtri, quindi non sto a rispiegare nuovamente a cosa servono, che ho già ampiamente spiegato prima, e procediamo a vedere quali sono i risultati del test con questa strategia. Quindi vado a selezionare i tick corretti, vado a selezionare i dati di ingresso corretti e vediamo quali sono i risultati. Come potete ben vedere, anche questa strategia ideata da Larry Williams ha un ottimo risultato, quindi ha veramente un ottimo guadagno in equity line che va molto al rialzo. Non abbiamo molte operazioni e il 68% dei trade vincenti, quindi direi che anche questa si conferma come ottima strategia. E questi sono i risultati, quindi andiamo a vedere ad oggi, quindi nel 2025, come questa strategia ha performato. Come possiamo vedere, questa strategia nel 2025 è stata incredibilmente performante. Abbiamo un guadagno di $5.500 con un drawdown solo dell'1,67%, quindi possiamo dire che è stato il suo anno, ok? Quindi ogni strategia negli anni può guadagnare più e meno, come dicevo prima, bisogna guardare le cose con gli occhi giusti e le cose come stanno. Non è sempre detto che ogni strategia guadagni molto bene quest'anno, quindi quella precedente è andata la gap fill non ha guadagnato molto bene, la ops ha guadagnato molto bene, la opening range breakout pure è andata bene, quindi in fin dei conti abbiamo tre strategie che sono incredibilmente performanti su US Tech, ok? Come possiamo vedere qui continua a salire, vedremo se arriverà a take profit, questa cosa la vedremo. Quindi spiegate le tre strategie, fate vedere quali sono i loro risultati, fatti vedere quali sono i backtest e il tutto, voglio regalarvi una di queste tre strategie. Essendo la gap fill quella che mi piace molto in stabilità, semplicità e utilizzo, è la strategia che voglio regalarvi gratuitamente. Quindi mettete mi piace al canale, iscrivetevi e mandatemi un messaggio sulla mail, così posso verificare che la vostra iscrizione sia stata eseguita e vi invierò direttamente io la strategia, ok? Spero che il video vi sia piaciuto. È un video molto lungo dove presento tre strategie, come funzionano i loro backtest. Nel prossimo video voglio continuare a portare cose e materiali molto interessanti, quindi restate connessi e ci vediamo al prossimo video. Un saluto e buona giornata a tutti quanti.